Buonasera a tutti. Allora, oggi siamo sui Monti Simbruini, Parco Naturale dei Monti Simbruini. In particolare siamo a Campo Staffi, è un luogo dove ci sono già stato in inverno. Metterò a tal proposito qui sopra, qui insomma il video, che peraltro era uno dei primi video che facevo, quindi è molto interessante vedere come è cambiata il mio modo di fare i video nel tempo, e comunque quello era molto particolare perché sono venuto qui subito dopo una grossa nevicata, ho fatto una bella ciaspolata con delle foto che mi hanno molto interessato, mi sono molto piaciute. Questo weekend invece siamo a metà giugno, verso fine giugno, ripercorrerò lo stesso sentiero per vedere anche intanto cosa offre questa splendida faggeta in estate. Poi si arriva allo stesso rifugio dove sono stato quella volta, e io non l'avevo visto a suo tempo. C'è un laghetto dove sicuramente ci saranno delle opportunità fotografiche, sperando che ci sia il laghetto, perché non sono sicuro che sia un lago permanente, ma che sia un lago che si forma, ecco, al disgelo o nella stagione della primavera, quando ci sono le piogge. Però vediamo, quindi domani mi accingerò a fare questa gita. Nel frattempo mi godo il tramonto, va bene, che sta avvenendo alle mie spalle, va bene. Vediamo un pochettino che cosa ci riserva. Non ci sono molti soggetti da fotografare, il sole sta calando piano piano, forse sarà molto interessante perché si sta velando, come è successo anche la scorsa estate, no? Che spesso ho fotografato dei tramonti in cui il sole calando si velava e quindi era molto definito, c'era un disco molto definito, e quindi mi trattengo un altro po' qui. Nel frattempo, ecco, ho fatto delle foto di un braciere in primo piano con il sole alle spalle. Ripeterò questo soggetto e poi niente, cenerò e vediamo un po' che cosa succede domani. Quindi per il momento ci salutiamo, ci vediamo tra pochi secondi per voi e per me tra qualche ora.
Allora, rispetto all'ultima volta che ci ero venuto, che era inverno, c'era la neve, lo scenario è totalmente differente. Devo dire che ci sono molte meno opportunità fotografiche nella faggeta. In effetti i boschi e le faggete in particolare possono dare degli spunti, però sinceramente io faccio sempre fatica a trovarli in estate perlomeno. Il percorso che sto facendo è per arrivare al lago Cerasa, dove c'è un omonimo rifugio, Cerasa, e dal parcheggio di Campostaffi dista circa 3 km, va bene? Quindi questo percorso è di poco meno di 3 km, sono 200 rotti metri di dislivello, tutti in discesa all'andata e tutti in salita al ritorno, quindi questa è una cosa da tenere a mente per chi volesse intraprendere questo sentiero. Comunque sicuramente è un sentiero piacevole, relativamente fresco, diciamo così, in estate, intanto perché si parte da oltre 1800 metri, poi in gran parte si svolge nel bosco, anche se diciamo così, chiaramente il sentiero è abbastanza largo, quindi in certi punti è esposto al sole. Comunque niente, proseguo la mia camminata e vedo vedo che cosa mi offre, se mi offre qualcosa che attiri la mia attenzione. Un'altra cosa positiva è che almeno oggi, che è sabato, non c'è assolutamente nessuno, quindi vediamo un po' come procede. What you know is what you are, is what is done. What you know is what you are, is what is real. Alla fine sono arrivato al laghetto Cerasa, questo qui. Dietro di me c'è il rifugio Cerasa con dei tavolini, con un barbecue, e quindi diciamo che è il punto di arrivo ottimale per questa escursione. Qui la strada continua, ma sinceramente direi che mi fermo qui, anche perché appunto sono 3 km di cammino, quindi 3 km adesso da rifare per tornare su, più di 250 metri di dislivello. Direi che per le mie capacità è anche troppo. Che dire, qui il laghetto chiaramente offre delle opportunità fotografiche tipiche di ogni specchio d'acqua, quindi ho usato il polarizzatore, ho usato un filtro ND da 6 stop per non esagerare con la lunga esposizione. Sono arrivato diciamo a circa un secondo e 2. Queste pietre in primo piano, cioè queste pietre fungono da primo piano e indicano verso quell'alberello lì, che peraltro avevo fotografato in inverno come un bel alberello isolato in mezzo, diciamo così, alla neve. È incredibile come cambi il paesaggio tra estate e inverno, soprattutto qui, perché qui nevica parecchio e quindi tutti i sassi, tutto il percorso è tutto chiaramente coperto di neve, cosa che invece poi in estate ti rendi conto che proprio anche camminare è più difficile. Darò probabilmente a qualcuna di queste foto un taglio 16 noni. Ho provato con il grandangolo a prendere tutto il lago, che è un bel soggetto, devo dire la verità, un soggetto diciamo decente, ecco. Adesso mi sposto un po', di là sotto c'è un abbeveratoio, provo a fare qualche foto anche lì e poi direi che
se mi viene fame pranzo e poi me ne torno verso il camper. C'è stato anche il debutto sul campo del treppiede Photo Pro. Per il momento ho individuato due questioni. La prima è che è un po' basso per me effettivamente, però è un treppiede da viaggio, per cui non è che si può pretendere più di tanto. E la seconda questione è che manca la frizione. Questa a me manca molto, la frizione, quindi quando si sgancia la regolazione della testa, cioè passa dall'essere fisso completamente a mollarsi, e quindi questo è. Bisogna adattarsi un pochettino, avendo in cambio comunque un peso molto molto ridotto. Infatti, devo dire, ho fatto molta poca fatica finora. Un'altra questione è che, diciamo così, il morsetto per la piastra Arca Swiss è davvero molto piccolo, e questa mia piastra L, che qui ha un incavo, no? Arriva a prenderlo proprio giusto giusto. Però, a parte queste cose, per il momento si sta comportando bene anche con la regolazione delle gambe, però poi ne parleremo nei successivi video. Erano svariati anni forse un paio d'anni che non mangiavo durante le escursioni. Stavolta, rispetto alle altre volte, un po' meglio, un po' più leggero, quindi panino con il prosciutto crudo e Philadelphia. Però un panino che si fa rispettare. Allora, abbiamo intrapreso la strada del ritorno, e quindi vediamo un po' se troverò spunti fotografici rispetto a quello dell'andata. Diciamo che a volte è importante fare la stessa strada sia all'andata che al ritorno, perché al ritorno si vedono le cose nella prospettiva opposta, e quindi quello che prima era di schiena adesso ce lo troviamo di fronte, per cui ci potrebbe effettivamente essere dell'interesse. Però c'è poi, almeno in questo caso, che è tutta salita, il fattore fatica, cioè quando uno non sta bene, quindi o ha fame o ha sete o è affaticato, difficilmente ha la freschezza mentale per determinare qualcosa di creativo. Comunque, vediamo. Allora, quest'albero qua dietro di me l'ho fotografato anche quando sono venuto in inverno. Vi metto le due foto a confronto per vedere come effettivamente cambia in maniera impressionante l'interesse del paesaggio tra le stagioni. Così giudicate voi stessi.
Allora, eccoci arrivati alla fine di questa escursione. Devo dire che l'ultima volta appunto era inverno, era 3 anni fa, forse ero più giovane, ma nonostante avessi le ciaspole non mi ricordo tutta questa fatica. Comunque sono 3 km a viaggio, quindi sono 6 km e 100 diciamo in tutto, 208 metri a dire per avere precisione di dislivello, e quindi è un'escursione mediamente impegnativa, però carina perché a parte qualche punto diciamo il dislivello non è troppo pesante e poi c'è appunto un rifugio con un laghetto dove ci si può fermare, anche diciamo così, fare un po' di carne alla brace, visto che c'è il barbecue, ci sono tanti bracieri, e passare una giornata così. Dal punto di vista fotografico c'è qualche spunto, probabilmente avrei potuto sfruttare meglio la faggeta, ma insomma le faggete più o meno sono tutte uguali, no? Questo tema l'avevo già svolto di recente a Prati di Tivo, quindi non mi sono impegnato molto su questo tema. Quindi che dire, secondo me è un posto che vale la pena, sono contento di essere venuto, ho voluto sperimentare anche, continuare a sperimentare appunto questo nuovo tra virgolette tipo di fotografia, quindi quasi tutta a mano libera, usando il treppiede solamente quando è strettamente necessario, sfruttando le capacità della macchina e degli obiettivi stabilizzati. Quindi se vi è piaciuta questa escursione, questo video, mi fa piacere se mettete un like, se commentate, anche in senso negativo, perché no? E se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta. Dimenticavo, siamo a 1800 e passa metri, quindi a parte la comparsa di mosche, perché qui ci sono mucche e cavalli che pascolano allo stato brado, per cui se decidete di passare la notte qui, diciamo che verso il tramonto ci sono queste mosche, però ci sono anche in media 20 gradi in meno rispetto alla canicola dei 38 gradi di Roma e di tutta la bassa. Quindi un'altra cosa da tenere a mente in estate soprattutto.